migliore dello scorso anno. Ciao a tutti da Emiliano Alvin e benvenuti ad una nuova recensione sul canale Padel Review che vi invitiamo a seguire perché abbiamo sempre questo obiettivo di 10.000, poi giuro che non vi stresseremo più ma diremo abbiamo l'obiettivo 20.000, esatto. Quindi dite al vostro amico, se tutte 10.000 fate mettere un vostro amico diventiamo subito 20.000. Comunque oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo e recensiamo la Bull Padel Vertex 04, la nuova pala di Juan Tello e con cui gioca anche Bea Gonzalez, ora che ha firmato con Bull Padel, tra l'altro ha la sua racchetta firmata Bea Gonzalez e non JT. Ricordiamo Juan Tello che sarà il nuovo compagno di Fernando Belasteguin dal torneo di Premier Padel di Bruxelles, il primo torneo europeo della stagione di Premier Padel. Poi Bea Gonzalez ci gioca già da un po'. Bea Gonzalez ha annunciato l'addio a Starvai, l'abbiamo vista a Madrid che giocava con la Vertex, ma ci ha vietato di fare foto. Ti ricordi? No. Mi ricordo. Infatti entrare in campo con la Strumeris. Vabbè, pazienza, parliamo di altro, di questa Bull Padel Vertex che, come detto, mi è piaciuta e ti è piaciuta più di quella dello scorso anno. Decisamente sì. Decisamente sì, quindi parliamo subito del prezzo, 299 euro di listino, quindi anche in questo caso, come era successo anche con la HAC, prezzo inferiore di una ventina di euro rispetto allo scorso anno, col codice sconto CARCHIA10, ricordo nuovo codice sconto CARCHIA10 sul sito Padel Market, la portate a casa a 270 euro. Allora, li vale. Sì. Una racchetta che li vale, io non li spenderei perché comunque non è, mi è piaciuta più dell'anno scorso, ma io per HAC e Vertex purtroppo non riesco ad amarle, preferisco più quelle là con Fibrix e Glafite della serie Bull Padel, quindi Vertex Woman, Ionic in tutte le salse, però 270 euro ci stanno per la Vertex, dai. Io ci farei un pensierino e la customizzerei un po', toglierei l'ESA-Core, metterei dei pesi avanti, quindi potrebbe essere interessante. Assolutamente sì, quindi promossa sul livello prezzo. Adesso parliamo del livello giocatore di sinistra, livello intermedio alto avanzato, solo sinistra. Solo sinistra, sì. Assolutamente. È una racchetta aggressiva. È una racchetta aggressiva, ricordiamo che lo scorso anno quando ci giocava anche Cingotto, ci giocava a destra, però questa è una racchetta da giocatore di sinistra, infatti Cingotto si è fatto una nuova pala, la Neuno, che trovate sul canale, anche se poi come detto la sua ha 12k invece che 3k nel piatto. E pesa un bel po'. E pesa 380 e passa grammi. Cingotto, nuovo socio di Ale Galan già dal torneo di Puerto Cabello in Venezuela, dopo il torneo di Acapulco. Che giocherà ancora l'ultimo torneo con Juan Lebron. Con Juan Lebron, chissà cosa combineranno, magari questa recensione uscirà quando il torneo è già finito, vediamo, io dico che vincono, o perdono al primo turno. Io dico che vinceranno dominando. Ok, vediamo se siamo dei Nostradamus del padel. Tagliamo al massimo. Parliamo delle caratteristiche tecniche della Bull Padel Vertex 04, forma a diamante, piatti in XT Carbon 12K, nuova gomma multi-eva, tatto duretto intermedio, più che intermedio duro, facce ruvide col sistema Top Spin, nuovo sistema Curve Active sul telaio che rende la racchetta più rigida rispetto al passato, e poi il nuovo Air Power, che è l'evoluzione del Rail React Channel, che serve per garantire alla racchetta maggiore maneggevolezza e resistenza, soprattutto sul lungo andare. Racchetta che ha la possibilità di essere customizzata con dei pesi in alto, ricordo pesi che non arrivano insieme alla racchetta, quindi vanno comprati a parte, e pesi che possono essere anche inseriti nel manico, come vedete. Infatti il manico ha l'accetto che parte di lato perché così si può togliere il tappo e aumentare maggiormente il peso sul manico, o invece se volete in alto per dare maggiore potenza. Racchetta che arriva con l'ESA-Core, che purtroppo, però rosso mi piace, sai, rosso mi piace, ma non lo amiamo, abbassa molto il bilanciamento, e segnatevi questa cosa perché poi quando sentirete il bilanciamento vi dirà Alvin, però. Esatto. L'accetto con la solita e classica e comoda polsiera di Bull Padel. Adesso è il momento di Alvin che vi dice appunto peso e bilanciamento. Il peso della nostra racchetta è di 368 grammi e sì, racchetta d'attacco ma bilanciata a 25. Quindi 25 dove inizia il medio, ma quasi medio-basso, perché era 24,9-25 il bilanciamento. E nonostante quello, comunque dopo vedremo anche in campo, è una racchetta offensiva, quindi non immagino, tolto questo, messi i pesi in alto,
potrebbe essere una hell of a racket, ma come detto anche nel caso della Hack, noi proviamo le racchette come escono da negozio e come le usano il 90% delle persone, gli appassionati. Ripeto, magari qualcuno ci mette un overgrip, un copritesta per non rovinarla, però diciamo che noi la usiamo così come esce da negozio. Vergine. Racchetta che ha anche il Vibra Drive per smorzare le vibrazioni, e questa rispetto alla Hack non mi ha pesato e non mi ha faticato per niente il braccio. Sì, questa l'ho trovata anche, se non avessi visto il peso, l'avrei trovata più maneggevole e più leggera. Per quanto rimanga comunque una racchetta un pochino ingombrante, cioè grande, non lo so. È grande, sì. Adesso parliamo di come si comporta da fondo campo. La palla si sente sempre tanto bene, ama il colpo teso, la cichita. È buona l'uscita di palla, non ai livelli della Hack, che se la prendi bene la palla vola, come detto. Sai che sul pallonetto la sentivo meno che sul colpo teso? Cioè sul pallonetto più volte la palla mi è scappata lunga rispetto al colpo teso, che lo sentivo molto di più. Una racchetta comunque rigida, come tutte le bull paddle full carbon, sono racchette rigide, questa l'Hack. Cioè, colpo teso, colpo secco bene, cichita bene, la senti bene. Sul pallonetto non so perché, ma l'ho sentita meno che sul colpo teso. Anche a te è successo, Alvin? Ma sul colpo, allora dipende cosa intendi. Sul pallonetto magari in difficoltà, paradossalmente forse meglio. Nel pallonetto magari semplice, dove un pochino affondava e ti rimaneva un po' sul piatto e quindi andava un po' troppo lunga sul vetro. Sul non l'abbiamo fatto pallonetto, per 3 per 4 diretti. Sul pallonetto pensato si fa un pochino sofferto. Però si muove bene, per quanto sia, come detto, una racchetta un pochino ingombrante. Cioè in realtà anche a destra da fondo campo, cioè poi destra-sinistra cambia poco sulla racchetta. No, sei d'accordo, Alvin? Sì, è più che altro quando quando inizia la parte alta. Quando inizia la parte alta, che è decisivo nella racchetta di destra o di sinistra. Sicuramente questa qua è una racchetta tanto da destra, perché è una racchetta più offensiva, una racchetta ama il colpo teso, un po' meno il pallonetto, cioè ottimi gli effetti, quindi si sente tanto anche nei colpi, magari quando giochi il back, l'uscita di parete alta, la cuciglia, quando giochi un po' il top, ci si sente molto bene la pallina, tranne che sul pallonetto comodo mandava un po' lunga, cioè sul colpo comodo, ma pure a rete, sul colpo comodo piazzato, lavorato, sì, esatto, leggero, a volte mi è proprio uscita di tanto, non so perché, strano. Comunque adesso Alvi mette un po' alla prova a fondo campo e vediamo come si comporta la bull paddle Vertex di Juan Tejo e di Bea Gonzalez. Proviamo la Vertex di Tejo e Bea Gonzalez da fondo campo. Come detto, preferisce il colpo deciso e secco. Questo è andato a rete, ma comunque questo ha preso il soffitto. Però il pallonetto ho avuto qualche difficoltà, ogni tanto mi è andato lungo. Si è presa male, morta a rete. Però ama il colpo te, cichita e prendere la rete. Però una racchetta che comunque, seppur ingombrante, si muove molto bene. Ricordiamo, bilanciamento a 25, che è bassissimo. Ottima sensazione, anche un po' palla lenta, back e pallonetto. Questo è uscito buono, questo è un pochino forzato, vetro. Vabbè, vai Alvin, alza un po' il ritmo, va. Però veda, a ritmo medio Alvin corre, qui mi ha dominato, però si sente bene la pallina, non si va poco in difficoltà, come magari era successo con la Hack. Bene il pallonetto qui, però da fondo campo si gioca veramente bene con questa Vertex, che ricordo rispetto all'anno scorso mi è piaciuta molto di più. Qui passo Alvin, un altro paio di palline, ecco questa qua, poco centrata, non l'ho controllata, andata fuori dal campo. Vai, ultima Alvin. Come al solito lo passo col pallonetto, prova lo smash, io vengo alla rete e tiro sotto rete. Comunque da fondo campo bene, ripeto, più giocate secche e tese rispetto ai pallonetti che si sentono meno, ma gran pala. Alvin, l'ho provata da fondo campo, adesso it's your time a rete. at the net. Scusate, ma Alvin non sa l'inglese.
scusateci, infatti metto i sottotitoli in inglese io perché lui se no... Infatti ogni volta ti rispondo che... Adesso, bando le ciance e Arete, come si comporta? Arete è una racchetta performante. Quando si è in attacco, infatti, è lì che dà il meglio di sé questa racchetta. Nonostante un bilanciamento che comunque è medio-basso, quindi ricordiamolo a 25, è una racchetta molto offensiva che predilige il colpo secco, il colpo ben uscita di palla, quindi bello secco e lavorato, che dà profondità e aggressività al gioco. Anche nella volée rischiate di fare direttamente il punto, perché è proprio una racchetta che predilige proprio il gioco d'attacco con magari anche aperture brevi e colpi secchi. Quindi mi è piaciuto anche molto nella Dehada, quindi nella Dehada proprio uscita la mia classica Dehada dei 4 metri, e anche nel bloqueo non mi è dispiaciuta. Nel gioco veloce un pochino l'ho sentita non troppo, che è poco maneggevole, ma proprio sembra tanta la racchetta, quindi non so come, sembra più grande delle altre, perché alla fine però non è più grande, però sembra un po' più grande. Però anche nel gioco veloce non ho sofferto, ma ho sofferto nelle palle magari che mi giocavano la cichita lenta a dover giù basso raccogliere, ogni tanto la palla improvvisamente mi usciva, mi scappava, un po' come il pallonetto tuo, Emi, che dicevi tu, il pallonetto comodo qualche volta difficilmente da gestire. Idem a rete, quando vi giocano palle lente, dovete voi andare lentamente a lavorare la palla, ogni tanto mi scappava. Quindi questo è proprio come stile gioco veloce e aggressivo. Adesso vediamo, sì, adesso vediamo come giochi veloce e aggressivo. A posto siamo. Siamo a posto, eh? Quindi adesso qua non ci seguono Ci rimangiamo più. tutto quello che ha detto. Vediamo Alvin come si comporta a rete. Eccoci con la Vertex 04 nel suo habitat, a rete e poi al volo. Racchetta che comunque predilige un gioco offensivo, nonostante un bilanciamento, ricordiamolo, a 25, che poi sicuramente sarà facile da modificare, togliendo magari laser core, come ho detto prima, mettere qualche pesetto in alto. È una racchetta che si sente molto il grip e piace tanto la giocata secca. Ecco, questa vedete, palla accompagnata un pochino la soffro, vedi come mi si alza. Invece la palla giocata secca e lavorata, guardate come prende bene gli effetti. Ti hai visto? Adesso come prende gli effetti, come quando giocate secchi la palla viaggia. E mi mettiamo in ritmo, vai. Ecco dove soffre la racchetta. Vai, ancora un paio, ritmo alto. Vediamo se riesci. Questa vale? Vai, ultima. Ecco, ogni tanto se apro tanto mi scappa. Non male, non male. Vai, proviamo due bloqueo. Ecco, qua la sento meglio, la palla non... riesco a muoverla bene, nonostante il peso di 3,68 riesco a muoverla bene. Tu Deade. Un pochino mi è scappata, comunque però il grip si sente tanto, quindi la Deada magari non troppo lavorata ma un po' più secca è nelle sue corde. Come in questo caso, avete visto? L'ho fatta uscire subito, tornate indietro. Promossa. Mi avete visto a rete, ora it's your time. Come parli bene inglese, eh? Vibore, kick alla grata e anche kick per 3. Non tanto nello smash piatto, per quanto qui ci sia scritto potenza 100, controllo 90, per me questa racchetta, ripeto, non è un cannone. Ieri su Facebook mi hanno chiesto, ma per te qual è una racchetta che è un cannone? Che dici sempre non è un cannone. Delta Pro, Extreme Pro, Triton Pro, Ionic Power. Io ne ho dette 4 così al volo. E la LED Pro X? Head Speed Pro X anche, ma anche la Head Speed Pro secondo me è bella potente. Quelle sono segnate. Segnate perché così almeno sapete quali sono i cannoni per me. Dall'alto, Vibore, kick si sente tanto, Alvin l'ho ucciso di kick alla grata quando l'ho dominato, lui aveva la hack. Smash piatto non tanto, non è il suo colpo.
palle lavorate bene, però comunque colpo deciso. Cioè pure sulla Vibora, che è comunque il suo miglior colpo secondo me, cioè se non vai deciso colpo secco, cioè la palla rischia di morirti a rete. Confermo. Cioè comunque è una racchetta che richiede un buon livello per essere gestita al meglio rispetto all'Hack, anche un livello più basso, secondo me, per essere proprio gestita al meglio, però comunque se andate lì indecisi, lasciate stare, per queste bull paddle, parlo di queste dell'Hack, non sono racchette per voi. Sì, sono proprio racchette entrambe, secondo me, che hanno bisogno di esplosività. Di esplosività e di colpo giocata secca senza essere indecisi. Pam! Confermo, sì, sì. Che se si è indecisi, anche, ripeto, come ho detto anche per l'Hack, nei colpi dall'alto, buon pallonetto che cercate di non perdere la rete, andate lì un po' molli, vi dice, vabbè, forse la gioco piano, rischiate che la palla veramente non arrivi a rete. Quindi mi raccomando, dall'alto decisi, perché comunque la Vertex è un'ottima racchetta, anche se nel nostro caso forse lo smash piatto non mi ha entusiasmato, perché la racchetta manca un po' di inerzia, essendo bilanciata solo a 25. Poi, come ha detto Alvin, se togliete l'Esacor, magari mettete in grip normale qualche pesetto, potrebbe essere ancora più performante, però ripeto, non le proviamo come sono e non abbiamo neanche il tempo di fare tutti gli aggiustamenti, perché sennò dovremmo provare una racchetta al mese e poi non potreste godere le nostre recensioni e noi non potremmo arrivare a 10.000 iscritti, giusto? Esatto, esatto. Alvin, adesso la provo dall'alto nella classica sequenza Vibora Kick per 3 smash piatto. La Vertex di Tejo dall'alto, vai! Solita sequenza. Bell'impatto, buono, anche se è uscita un po' corta questa. Sono andato troppo molle e la palla è riandata lunga. Preferisce, come diceva pure Alvin, a rete, colpo teso, questa pallina è sgonfia, colpo secco, kick, come detto, il kick si sente tanto la palla, forse è il colpo che mi è riuscito meglio. Facciamone un altro, Alvin. Ottima, proviamo qualche per 3 adesso, vai. Anche qui, come nella Hack, comunque per quanto maneggevole, muoverla non è mai agile. Questa è la palla sgonfia, dillo Alvin. Comunque adesso il kick lo prende benissimo. Adesso proviamo un paio di smash per chiudere. Questa era sgonfia. Meglio, però anche qui, per quanto sia scritto Power 100, almeno nel nostro caso, bilanciamento a 25 non è un cannone, dall'alto è una gran bella pala. Alvin, ho provato dall'alto la bull paddle Vertex 04, bravo, tira fuori il tuo iPhone. iPhone, hai sentito? Hai sentito Tim Cook? iPhone. Non è che vuoi sponsorizzarci. Diamo i voti alla bull paddle Vertex 04 da fondo campo. 7,5. Arete. 8. Controllo. 7. Maneggevolezza. 7,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 7,5. Effetti. 8. Potenza. 7,5. Per 3. 8. Smash. 7,5. Vibora. 9. Rapporto qualità-prezzo a 270 euro. 7. Abbiamo dato i voti alla bull paddle Vertex 04, la racchetta che in questo caso è di Bea Gonzalez, all'inizio era di Juan Tejo. Prima di salutarci, Alvin, cosa dobbiamo fare? Anzi, cosa devono fare i nostri iscritti? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete mi piace al video, dite a un vostro amico di seguirci, solo uno, e quinta e ultima cosa, commentate la domanda di Amy. Bull paddle Vertex o bull paddle Hack? Io dico Vertex, Alvin Anche dice... io. Ciao! Ciao!